L'arte del Vangelo presenta questa settimana alcune opere ispirate dalla guarigione dei 10 lebbrosi. Cominciamo con James Tissot, La guarigione dei 10 lebbrosi, dipinta tra il 1886 e il 94 e ora esposta al Museo di Brooklyn negli Stati Uniti. Tissot è stato un pittore francese del XIX secolo, celebre sin da giovanissimo per i ritratti femminili e mondani. È stato poi esiliato a Londra per le sue simpatie rivoluzionarie al tempo della Comune di Parigi nel 1870. Ha realizzato una imponente serie di immagini ispirate dapprima ai Vangeli e poi anche all'Antico Testamento nei 10 anni in cui è vissuto in Terra Santa. In questo dipinto i lebbrosi sono avvolti dalle bende come in una prigione, le dita rattrappite dalla malattia. Espulsi dalla città che vediamo in lontananza, hanno introiettato l'idea di essere immondi e ripugnanti. Si fermarono a distanza, nota Luca, l'unico degli evangelisti che racconta questo episodio. Tissot mostra i lebbrosi con le braccia alzate o genuflessi. Se ne vede uno di scorcio in basso a destra, costretto a stare disteso per la malattia. Gesù li benedice avvicinandosi, mentre gli stessi apostoli esitano perplessi sullo sfondo. È anonimo l'autore di questa guarigione dei 10 lebbrosi tra il 1035 e il 1040, dipinta nel Codice Aureus Heptarnacensis al Museo Nazionale Germanico di Norimberga in Germania. È un manoscritto miniato realizzato nell'abbazia di Echternach e contiene la Vulgata dei 4 Vangeli insieme alla cosiddetta concordanza dei vari episodi redatta da Eusebio. La splendida miniatura che presentiamo rappresenta le varie fasi del racconto. A sinistra la benedizione di Gesù. Si noti che tiene in mano il rotolo di un libro. In effetti lui è il Verbo incarnato. I lebbrosi sono coperti di piaghe. Tutti guariscono, tutti vedono le loro carni tornare sane, ma solo uno torna e si inginocchia davanti a Gesù. E il miniaturista annota sulla pagina: è un samaritano. Di John Salmon presento Il lebbroso riconoscente, una vetrata che si trova nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Buckland, nel Hertfordshire, in Gran Bretagna. Buckland è un piccolo villaggio che conserva però una imponente chiesa in pietra del XIV secolo, tuttora immersa nel verde. Anche la vetrata è ricca di piante, di alberi, di una natura generosa. Anch'essa celebra il Signore della vita come il lebbroso, l'unico tornato a ringraziare dopo aver indossato una veste carica del verde, simbolo della speranza che si è realizzata di essere guarito. E infine, di Gerhard Vögel, Cristo e i lebbrosi, un'opera del 1920 che si trova al Museo Diocesano di Frisinga in Germania. Vögel è un pittore che si è molto dedicato a temi cristiani. Di sua iniziativa ha costruito uno speciale edificio circolare ad Altötting in Baviera, entro cui ha dipinto nel 1903
una immensa tela di ben 1200 metri quadri che descrive la crocefissione, accuratamente riportata sulla base dei 4 Vangeli dello storico Giuseppe Flavio, ma anche di appositi studi topografici realizzati in Terra Santa. Fugel ci riporta qui alla scena iniziale. I 10 lebbrosi si fermano a distanza, ma Gesù si stacca dai suoi stessi discepoli per avvicinarsi e accoglierli ancor prima di guarirli. Ed è in fondo il nostro stesso auspicio, anche se spesso facciamo parte del gruppo dei 9 che si dimenticano di ringraziarlo. Puoi leggere questo episodio narrato nel Vangelo di Luca al capitolo 17, versetti 11-19.